Con il ragtime parliamo di un genere che ha contribuito alla nascita del jazz, insieme al blues, spiritual. Ma il ragtime, che cos'è? Allora, di cosa stiamo parlando? Con un esempio, secondo me, chiariamo subito le idee. Allora, questo è famoso, famosissimo, rende immediatamente l'idea a chiunque. È conosciuto sicuramente principalmente perché è stata anche la colonna sonora di un film, La Stangata, famosissimo. Giustamente doveroso puntualizzare una cosa. Il film racconta, i fatti raccontati in questo film sono ambientati negli anni 30. Il ragtime negli anni 30 non esiste più, nessuno ne parla più del ragtime, quindi c'è un'imprecisione storica se vogliamo, però sta bene e va bene. Ed è diventato sicuramente questo genere musicale ancora più riconosciuto dopo tanto tempo grazie anche a questo film. Quindi, qual è il momento d'oro di questo ragtime? Possiamo dire che sono un poco più di 20 anni. Dalla fine dell'Ottocento a quasi il 1920, credo 17-18 più o meno, abbiamo ancora degli exploit e poi piano piano si perde o perlomeno si trasforma, si inserisce in quello che sarà poi tutti i vari generi del jazz. Quindi quei 2 decenni sono veramente il momento d'oro di questo genere musicale. Partiamo proprio dalla metà dell'Ottocento con alcuni esempi, magari sono più legati al cakewalk, che era una danza che è molto simile e poi ne sentiremo un accenno in una versione particolare. Quindi dalla metà dell'Ottocento, piano piano, quando questo genere musicale comincia a essere pubblicato, e questa è un'informazione non da poco, siamo in quel periodo negli stati del sud, cultura nera, afroamericana, viene pubblicato, è musica scritta. E questo non è un particolare da poco. Allora, quando comincia ad essere pubblicata, gli editori cominciano a mandare in giro spartiti, ecco che questo genere si diffonde abbondantemente, diventa veramente molto molto gradito. E il suo momento d'oro, come abbiamo detto, è fine 800 e quasi 1920. Cosa attrae di questo genere e quali particolarità ha? Allora, da un punto di vista proprio di freschezza, ha un aspetto fondamentale. Qui dovremmo fare le classiche definizioni. Che cos'è il ragtime? Come sempre le definizioni, le classificazioni ci aiutano a incasellare e per poi andare a recuperare le informazioni, però il più delle volte stanno strette e anche qui ovviamente non fa eccezione. Diciamo che su quello che la definizione, o perlomeno l'aspetto su cui tutti sono d'accordo, è il fatto che il ragtime mette in contrapposizione un tempo binario, ossessivo, marcato, di marcia, contrapposto a un tempo molto vario e sincopato. Allora, questa sincope è proprio l'elemento della freschezza della novità. La sincope ritmicamente è quell'effetto che immediatamente crea il movimento fisico. Se io vi faccio ta-ta-ta, ta-ta-ta,
mm, non possiamo stare immobili e ha quell'oscillazione, c'ha quello sbilanciamento dal tempo forte al tempo debole, corto, lungo, corto, ta ta ta. Basta questo esempio. Se poi è prolungato ta 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 ta, lo si avverte molto di più. Ehm, è un elemento ritmico estremamente gradevole, fresco e per di più è contrapposto a questo tempo bello marcato, deciso, binario, ta 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 ta. Ragtime, letteralmente, quando viene detto tempo stracciato a brandelli, frantumato, ne trovate un sacco di definizioni. Che cosa vuol dire? Sembrerebbe quasi che i due tempi non stiano insieme. Mm. Invece stanno insieme benissimo. Tempo binario, sbilanciamento. Nei generi più utilizzati, o perlomeno quello che noi riconosciamo immediatamente, che abbiamo anche sentito, lo strumento abbinato spontaneamente al ragtime è il pianoforte. E quindi abbiamo mano sinistra, tempo binario, marcia, in ottavi, scanditi molto molto regolari, e con la mano destra quell'aspetto di tempo molto più vario e con estrema frequenza di sincopi. Allora, questo è l'eccitante di questo nuovo genere musicale, che poi però può essere anche visto, dipende sempre da chi guarda le cose, come minaccioso, cioè se per la gioventù americana è eccitante questo nuovo genere, in questi primi decenni del Novecento, per quella che possiamo chiamare l'élite ben pensante, è visto in maniera molto negativa, perché per di più viene immediatamente associato alla cultura musicale di basso livello, nera, insomma, tenete presente in che periodo siamo, in che zone siamo, quindi viene subito connotata come la musica dei bordelli, dei salon, insomma, viene chiamata proprio in un convegno a Denver di un'associazione, di una federazione americana di musicisti, viene definito un marciume musicale che deve essere combattuto in tutti i modi dai membri, quindi vengono invitati questi membri di questa associazione a combattere questa spazzatura musicale, quindi vi dà l'idea. Però nonostante questo tentativo che molte volte succede nel campo musicale, non solo, delle novità, piace, piace notevolmente e per fortuna piace anche alla cultura cosiddetta classica. Ci sono fior di musicisti che si interessano, se parliamo di nomi come Hindemith, Stravinsky o Debussy, ad esempio. Ecco, qui mi ricollego all'inizio, quando parlavo del cakewalk, la parte delle origini. Debussy ha scritto un pezzo per pianoforte, Gollywog's Cakewalk, che è, e lo vediamo anche dallo spartito, proprio estremamente legato e con connotazioni estremamente di ragtime, binario e sincope. Ascoltiamone un frammento. Abbiamo sentito i riferimenti quando abbiamo iniziato eh, l'incontro, quindi il video, con l'esempio di Entertainer di Scott Joplin, risentiamo degli elementi simili. Scott Joplin
è sicuramente uno dei nomi famosi di questo genere musicale. Quando parliamo di ragtime, quindi parliamo di pianoforte, parliamo molto spesso proprio di ehm, unione tra la musica afro-africana, quindi l'aspetto ritmico, la cosa che immediatamente associamo all'ambito musicale africano, ma associato, abbinato alla musica classica, quando abbiamo detto all'inizio, è una musica scritta e non è proprio così normale che in quel periodo per la cultura afro-americana ci fosse la possibilità di saper scrivere e leggere la musica. Però spesso e volentieri questo genere è anche tipico di quelle che erano i mulati, quindi che avevano avuto delle, passatemi il termine, delle contaminazioni, quindi i due generi, le due culture che si fondono e il pianoforte ne è un esempio, non è proprio lo strumento più tipico della cultura afroamericana. Abbiamo anche tanti ragtime per banjo, ecco qui ci ritroviamo di più, però ribadisco, lo strumento più abbinato a questo genere musicale è il pianoforte. Adesso vediamo di fare anche un'analisi un pochino più approfondita, prendendo un altro esempio molto famoso, ed è Maple Leaf Rag di Scott Joplin. Con questo brano, altrettanto famoso, cerchiamo di vedere proprio com'è la struttura tipica di un ragtime, e questo è proprio un ragtime classico. Al pianoforte abbiamo il tempo binario e questo è uno degli aspetti dei caposaldi di questo genere. Viene anche proprio indicato dallo stesso Scott Joplin il tempo di marcia, quindi a maggior ragione non ci sono dubbi. E se guardiamo con attenzione l'aspetto, la parte proprio della mano sinistra ha questa regolarità, questo aspetto ossessivo di scansione binaria. E poi la mano destra che si associa alla mano sinistra con variazioni e sincopi. Quindi qui ci ritroviamo perfettamente nella varietà a destra e nella regolarità a sinistra. Altra cosa che l'associamo ancora di più all'aspetto della struttura classica, ha una struttura abbastanza fissa e regolare. Di solito trovate 3 o 4 temi. I temi sono le melodie, quelle che si ripresentano e che noi sentiamo. In questo caso lo schema è proprio con 4 temi che si ripetono, o perlomeno si ripetono vicini. Quindi se io vi faccio lo schemino chiamando il primo tema A, il secondo B, C e D, ma questo è abbastanza ovvio, lo schema di questo Maple Leaf Rag è AA, BB, poi si ripete la A, che è il tema principale iniziale, CC, DD. Allora, visto che poi vi lascio con l'ascolto completo di Maple Leaf Rag, con la visione dello spartito, quindi anche da un punto di vista di conoscenza, con qualche aiuto per la presentazione dei temi, magari può essere utile adesso sentirli, a fare come dire, un assaggio iniziale per poi poterlo gustare maggiormente dopo. Quindi, guardando proprio i pezzettini che riguardano il tema che ascoltiamo, partiamo dal tema A. B. Mettiamo anche in visione il pezzettino per il tema C. E concludiamo con il quarto tema, tema D. Così poi li riconoscete in maniera molto più chiara. Ultima cosa che vi dico prima di lasciarvi all'ascolto completo di Maple Leaf Rag è una cosa ancora riguardo alla sincope.
che è quell'elemento ritmico fondamentale all'interno di questo ragtime. Se girate e ascoltate, ci sono tantissime versioni. Ehm, una cosa che però vi capiterà, se fate un po' di ricerca, se siete curiosi, è che vi accorgete che se la sincope come effetto viene accelerata notevolmente, si perde un po' quell'effetto di oscillazione, di sbilanciamento. Questo per dirvi che in alcuni casi, quando ne viene fatta una versione per mettere in evidenza più il virtuosismo, perché ce n'è tanto in questi generi nel ragtime, ecco, si perde un po' quello che è l'elemento della sincope. Vi faccio un esempio forse per rendere più chiaro quello che vi sto dicendo. Vi ho unito, adesso vi faccio sentire il tema A nelle due versioni, quella che è eseguita proprio da Scott Joplin, quindi è sua, probabilmente il tempo sa perfettamente come renderlo, e un'altra versione di un gruppo che probabilmente voleva mettere in evidenza quello che vi ho detto di più, il virtuosismo. Ve li ho messi uno dopo l'altro, provate a sentire. Si perde un po'. Ehm, abbiamo un'altra cosa messa in evidenza, ma la sincope, quindi quell'elemento fondamentale del ragtime, un po' si perde. Quindi se andate in giro a cercare, state attenti anche al tempo, così vi rende più l'idea del ragtime. A questo punto ascoltiamo e guardiamo per intero il brano di Scott Joplin, Maple Leaf Rag. Alla prossima!